Io sono Marco Franzoni, ma siccome staremo per diventeremo, cioè è imperativo, presente, ok. Ciao, è suonata la campanella, mettiti comodo perché inizia l'ora di storia. Io sono Marco Franzoni, ma visto che diventeremo grandi amici, chiamami pure Franzo. La storia, ammetto che è la mia grande passione fin da quando ero un bambino. Ricordo i pomeriggi passati a giocare coi soldatini e guardando i libri illustrati sulle antiche civiltà. Oggi la storia è anche la mia professione, ma è per via del grande amore che provo per essa che ho deciso di condividerla con te. Per questo ho creato questo canale, per rispondere a domande semplici in maniera semplice. Non da confondere con la banalità, però voglio rispondere alle domande che si potrebbero fare tutti i giorni insieme davanti a un aperitivo, in un bar e in giro passeggiando per la città. Quindi se avete qualche proposta, qualche idea, qualche domanda seria che volete fare, scrivete pure nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete mi piace al video. Ma bando alle ciance, ora entriamo nel discorso, si parla di storia. Nel primo video dell'ora di storia ho deciso di fare due parole con voi sul Medioevo. Tra parentesi, il Medioevo è anche il mio periodo storico preferito e anche il periodo storico di cui mi occupo professionalmente. È per questo che voglio rispondere a una o due domande che mi vengono fatte, le più gettonate tra quelle che mi vengono fatte quando una persona per la prima volta mi conosce e scopre che mi occupo di storia medievale. E la domanda in questione di solito è: quando nasce il Medioevo? Perché Medioevo? Il termine Medioevo nasce nel 400, ad opera degli umanisti, che nei primi testi si riferiscono a media tempestas, media tempora, cioè vogliono identificare quel periodo di storia che va dall'antichità classica, vista come l'età dell'oro, ai loro tempi, visti come il ritorno dell'età dell'oro. Quindi gli umanisti in primis fanno la semplice operazione di dire: bene, se un tempo c'era l'età dell'oro e noi siamo al ritorno a quest'età dell'oro, tutto quello che c'è in mezzo è un periodo brutto, è un periodo da buttare. Media tempestas, media tempora e poi tempi bui, dark ages, cioè medioevo, tempi oscuri. Quindi cosa che dicevo? Considerare tutto il periodo storico che va dall'antichità all'umanesimo e al Rinascimento come un periodo oscuro di ignoranza e grettezza ovviamente è sbagliato, ma soprattutto vallo te a dire a un Carlo Magno, Federico Barbarossa, Riccardo Cuor di Leone, il Saladino, Avicenna, Gregorio Magno, San Tommaso, che hanno vissuto in un'epoca buia, un'epoca di ignoranza. Mi sa che non la passerai liscia. Shut your mouth. Anche perché una delle caratteristiche del Medioevo è quella di essere durato 1000 anni che non sono affatto stati omogenei, come si tende a pensare. Un altro grande mito che poi andremo a sfatare nei video successivi sul Medioevo è quello del piramide feudale. No, signore e signori, non è mai esistita una piramide feudale, ma ne parleremo un'altra volta. Ora voglio parlare della periodizzazione del Medioevo. Generalmente si fa iniziare il Medioevo al 476 d.C., con la deposizione dell'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto. Questo segnò la fine dell'impero romano d'Occidente come stato nell'Occidente romano, nell'Occidente europeo, ma Roma continuò ad esistere a Costantinopoli, nella seconda Roma, e l'impero continuò a vivere fino al 1453. 1453, presa di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani, è una delle date convenzionalmente utilizzate per segnare la fine del Medioevo. Ma quella più famosa, come ben sapete tutti, è il 1492, l'anno della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Altro piccolo dettaglio: Cristoforo Colombo non è stato il primo ad arrivare in America dall'Europa. Lo sapete che i vichinghi sono arrivati per primi? Chiusa parentesi. King Ragnar. Quindi ci sono diversi modi per dividere questi 1000 anni di storia, iniziati nel 476 e conclusisi alla fine del 1400.
Uno dei metodi più in voga in Italia per dividere la storia medievale è quella fra alto e basso medioevo. L'alto medioevo va dalla caduta di Roma fino all'anno 1000 e il basso medioevo dal 1100 in poi. Ma non è l'unica via possibile per dividere il periodo di storia medievale. In Germania, ad esempio, lo dividono in tre: alto medioevo, medio medioevo e basso medioevo. Insomma, l'idea di medioevo è un concetto che noi utilizziamo per aiutarci a comprendere e semplificare i fenomeni che sono accaduti in quest'arco temporale. È comunque importante sottolineare come non fosse un'epoca buia, ma questo lo vedremo nei video successivi. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti mi piace al video, seguici sui nostri canali social Instagram e Facebook e che dire, ci vediamo al prossimo video e non ti dimenticare, con l'ora di storia, la storia è una figata.